cambiano i governi, ma non viene meno l'istituto del governo di una congregazione e quello che sembrava un incidente di percorso davvero si può trasformare in un evento di salvezza. Che cosa puoi dire in questa giornata di ringraziamento alla congregazione e anche a tutti quelli che ci seguono? Bene, innanzitutto tenere forte questo senso di ringraziare Dio per il dono che ci fa di conoscere questo carisma, questo modo di seguirlo, non avere paura di andare con Lui, col Signore, andare avanti, andare in tanti luoghi dove possiamo fare tante belle cose, no? E con questa ricchezza di tesoro che ci ha lasciato il nostro fondatore e continuare a crescere nella fraternità e che sia anche questo il nostro modo di essere presenti dove siamo. Gente che ci vuole bene, gente che è di cuore aperto e gente che ha voglia di continuare a fare il bene. La congregazione ha anche scelto i consiglieri che ti aiuteranno in questo cammino e guardando un po' la composizione del consiglio si vede come questi consiglieri fanno parte delle aree dove la Chiesa oggi è più presente, sono frutto della missione della nostra congregazione, ma oggi essere missionari che cosa significa soprattutto per le chiese di antico corso? Essere missionario è sempre condividere una passione per gli altri, una passione per il Vangelo e questo non ha frontiere, anche i luoghi dove le vocazioni forse non sono tante, ma anche queste chiese nuove, giovani, piene di vitalità, ecco, tutti ci dovremmo ritrovare sempre nella missione, no? È il senso della nostra vita, siamo stati inviati, siamo stati offerti per gli altri perché è quello che contempliamo ogni giorno, questo amore di Dio che si dà e continua a offrirsi per noi. Sei il successore di Padre Deon, del nostro fondatore, hai celebrato oggi la messa nella chiesa dove lui è stato ordinato. Che effetto ti ha fatto? Sì, questo è veramente commovente, no? Quando ho sentito poi il relato che lui stesso ha scritto qualche tempo dopo, è commovente, mi sembrava di vederlo fra noi. Perché abbiamo scelto di venire a celebrare la messa di ringraziamento nella Basilica di San Giovanni Laterano? Sì, certamente al di là, no, del fatto di venire a un posto di alto rilievo per la Chiesa universale come la Cattedrale del Papa, soprattutto perché qui 150 anni fa, a dicembre saranno, è stato ordinato, scusate, il Padre Deon, 19 dicembre 1868, in questa basilica, in questa cattedrale. E questo è stato il motivo principale, no? Per cercare un posto di rilievo, per rendere grazie a Dio per queste nomine, per questo nuovo servizio. In questa chiesa sono conservate, oltre alle reliquie di Pietro e Paolo, le loro teste, sono conservate anche delle reliquie che richiamano l'Apostolo Giovanni. Che richiamo è per la congregazione questo? Certo, qui si trova il tavolo dell'ultima cena nel quale l'Apostolo Giovanni ha chinato la sua testa, no, sul petto di Gesù, che è sempre un'immagine molto importante per Padre Deon, il fatto di cercare di ubbidire, ascoltare, avere gli stessi sentimenti del cuore di Gesù. In questa chiesa è sepolto anche Papa Leone XIII, che è il Papa della Rerum Novarum, della prima enciclica sociale. Anche questo penso sia un richiamo. Sì, di solito, no, il Deon, la spiritualità, Deon spirituale dopo il Deon sociale, no? E dunque anche qui si trova la tomba, no, del Papa Leone XIII, il grande promotore, iniziatore, a capo della Chiesa, no? Nel servizio, nell'attenzione ai poveri di quel tempo, del secolo XIX, che erano specialmente gli operai, no? Dunque un altro richiamo per riaccendere, no, tutto quello che lo Spirito ci ha dato e che noi siamo chiamati a continuare tutti i giorni.